Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di un inchiostro in edizione speciale, il Mont Blanc Giro del Mondo in 80 giorni. Un inchiostro particolare perché ha comunque una tinta un po' anche controversa, qualcuno la definisce marrone tendente al grigio, qualcun altro verdastro tendente al marrone, insomma qualcuno blu, vabbè, ok, la vedremo fra poco. Mi ha colpito il battage pubblicitario che Montblanc ha realizzato attorno al lancio di questa collezione che prevede le diverse penne anche con un solitario, l'inchiostro e persino un block notice dedicato dal prezzo veramente esorbitante per le mie povere tasche. E comunque insomma alla fin fine mi domando quanti poi sono davvero interessati nel ricercare per esempio le sfumature del mare che i protagonisti solcano da Londra a Bombay, nel digradare della resina colorata, oppure le onde che vengono in un certo senso rievocate nella insomma. C'è senza dubbio uno sforzo nel coinvolgere il potenziale acquirente in questo viaggio o duplice viaggio, visto che quello di Jules Verne è già stato compiuto. Il mio rapporto con le edizioni speciali di Montblanc comunque è un po' altalenante, nel senso che ce ne sono alcune che conservo gelosamente perché mi piacciono un sacco e che ho avuto anche la fortuna, non voglio dire lungimiranza perché è stata più fortuna così, di acquistare, come il rosso di William Shakespeare, oppure l'inchiostro, il Leo Tolstoi mi piace un sacco, abbastanza contento anche dei fratelli Grimm, dell'omaggio ai fratelli Grimm, ma per esempio Star Walker non mi ha colpito molto, così come il Collodi, insomma un po' altalenante. E questo Giro del Mondo in 80 giorni si conferma fra alti e bassi, perché mi piace molto la formulazione, mi piace come fa scorrere il pennino, mi entusiasma meno la tinta, una tinta che comunque ha diviso abbastanza anche le altre persone che hanno scoperto questo inchiostro, che dovrebbe essere verdognolo all'occhio, ma un marrone tendente al blu desaturato come viene descritto da altre parti, ma per me è un grigio. Magari ritorneremo su questo aspetto, però a me piace scrivere con questo inchiostro perché la formulazione è davvero gradevole ai pennini, perché in particolare a quelli Montblanc restringe leggermente il tratto, io lo trovo preciso, lo trovo aderente a quello che è il segno che intendo tracciare, e quindi questo per me è veramente un bel valore aggiunto. Come forse ho già avuto modo di dire, mi piace la confezione, questo cubo rigido con una bella grafica, e risulta agevole anche estrarre il calamaio che riconosciamo con il classico tappo Montblanc che caratterizza la recente linea degli inchiostri, e il calamaio è quello classico invece delle edizioni speciali, cioè quadrato, scanalato. Forse si poteva caratterizzare con un'etichetta? Forse sì, perché effettivamente avendone 2 o 3 sulla scrivania è difficile capire di quale si tratti. Ed ecco a voi il colore, lascio a voi giudicare. Visto nel tappo e nel collo del calamaio, è un verde scuro, un verde aspen, ma insomma decisamente verdognolo, e quindi mi aspetterei qualcosa di tutto sommato simile a qualcosa che ho già visto per esempio anche in omaggio ai fratelli Grimm. Però poi una volta messo su carta non è così, cioè appena steso, come potete vedere, sì, c'è questo verde scuro, anche molto gradevole, ma diventa subito un grigio bluastro, forse sì, un po' di marrone, insomma è difficile da definire questa tinta pur avendola davanti. Però poi stringi, è un grigio. Possiamo cercare di intravedere
qualche sfumatura colorata, ma ai miei occhi è un grigio. Paragonato agli inchiostri di mia conoscenza, il più vicino appare il Grey della Diamine. L'Earl Grey di Diamine è già un pochettino più colorato, oppure può essere assimilato ad un inchiostro taccia che mi piace molto peraltro, che si chiama Ainesu. In altre parole, ai miei occhi appare come un grigio scuro, ben strutturato, ma tanto sul pennino sottile della Montblanc che in questo, che è un pennino medio della magnifica, bellissima stipula Giovanni da Verrazzano, non ho trovato dominanti, non ho incontrato delle sfumature che mi richiamino altri colori. È un grigio. Aspetto anche i vostri commenti, perché effettivamente mi sono reso conto che un po' tutti quelli che l'hanno provato sono rimasti spiazzati, perché nel calamaio, lo avete visto, la tinta è verdognola. Eppure io non sono un grande amante dei grigi, però di questo inchiostro apprezzo la formulazione, quindi mi piace scrivere con questo inchiostro. Però ammetto, non credo che me lo comprerò, è un inchiostro che mi hanno prestato e a proposito di acquisto, è un'edizione speciale, quindi il prezzo più o meno è quello dei 36, 39, 40 euro forse per 50 millilitri di inchiostro, e quindi stiamo parlando di un prezzo adeguato alla edizione speciale, quindi un costo un po' altino. Però ho anche visto che si trova anche prossimo ai 30 euro. Questo perché probabilmente non è andato via moltissimo, e quindi chi ce l'ha in casa, ecco, sta già facendo delle promozioni per evidentemente smaltire un po' di scorte. Sta di fatto che sul pennino della stipula, su quello della Montblanc, mi direte ok, sono dei bei pennini, ma anche su quello di intinzione col quale l'ho provato funziona gran bene. Ho avuto modo di provarlo anche sulle carte, quelle avoriate, quelle color crema, come quella di questo blocco Penco. Sì, insomma, non è che mi abbia stupito, dico la verità, perché viene un po' smorzato il contrasto e quindi il grigio diventa un grigio un pochettino più scialbo. Insomma, questa è l'impressione che ho io. No, insomma, finisco solo per apprezzare che cosa, le doti dinamiche, però su una carta liscia come questa, per esempio, anche quelle vanno un po' a carte 48, quindi ecco, ci sono tanti motivi poi alla fine, no, che concorrono nella scelta di un inchiostro, tanto più quando si tratta anche di un esborso di questa entità, e sono queste cose qua. Sì, non è soltanto sufficiente sentirlo bene sotto le dita, che abbia una bella tinta, una tonalità che ci piace, ma è un po' tutto l'insieme. Insomma, le carte ce ne sono di lisce e di più porose, di grezze, di più rifinite. Insomma, deve scrivere un po' con tutto, e anche e soprattutto con tanti e vari diversi tipi di pennino, perché non solo con quelli come sto usando io, che sono dei bei pennini, ma un po' con tutti. Quindi ecco perché ce ne sono tanti e accontentano i gusti di tutti quanti voi. Vi lascio con scorrere qualche immagine per avere ancora qualche elemento in più per decidere. Grazie a tutti, grazie a Daniel che mi ha prestato questo inchiostro che altrimenti non avrei potuto provare, e l'appuntamento è alla prossima. Anzi, direi grazie anche a Stefano che mi ha prestato però la 145 Classic, che sia per la Classic che la stipula saranno oggetto di video dedicati, perché sono due penne molto interessanti. Ciao a tutti, e questa volta davvero saluto inchiostrato.